Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vorrei affrontare un argomento che secondo me è molto importante, oltre che anche interessante. Le lingue del mondo fanno distinzione fra i generi, in particolar modo fra maschile e femminile, e l'italiano non è da meno. Quindi oggi parleremo di maschile o femminile. L'italiano ha due generi, il maschile e il femminile. Non ha ereditato dal latino infatti il genere neutro. Per questo, quando ci riferiamo agli oggetti inanimati, alle cose, dobbiamo ricordare che anche questi hanno un genere o maschile oppure femminile. Come si può quindi distinguere fra i due generi? In genere potrebbe essere molto semplice, infatti le parole italiane che finiscono con la O sono genericamente maschili, mentre quelli che finiscono con la A sono di norma femminili. Quelli che finiscono con la O hanno il plurale in I, per esempio albero, alberi, ed è maschile, oppure penna, penne, ed è femminile. Ricordiamoci che in italiano tutte le parole, a parte poche preposizioni di cui poi parlerò in seguito, finiscono per vocale. Una parola italiana finisce sempre per vocale e questo ci è di molto aiuto per poter definire il genere. Quindi abbiamo detto genericamente i nomi maschili sono quelli delle parole che finiscono per O, i nomi femminili sono quelli che finiscono per A. Ci sono però delle parole, per esempio idrante o ascensore, che non finiscono né per A né per O. Come capire quindi che genere è? È in questo che entrano gli articoli a darci una mano. L'italiano, come molte altre lingue del mondo, distingue fra articoli determinativi e articoli indeterminativi. Gli articoli indeterminativi sono quelli più semplici. Al maschile abbiamo uno, un, al femminile abbiamo una, un, con l'apostrofo. Ritorniamo alla regola di prima. Uno, infatti, è maschile e finisce per O. Si utilizza davanti ai nomi maschili che cominciano per consonante. Per esempio, uno, zaino. Si utilizza la forma un senza apostrofo davanti a nomi maschili che cominciano per vocale. Per esempio, un albero. Oppure un idrante. Vedete qui troviamo la parola che finisce con e, io so che è maschile, quindi metterò un senza l'apostrofo. Mi raccomando, ricordatelo perché è molto importante. Al femminile, al contrario, avremo una, sentite finisce per A, davanti a parole femminili che iniziano per una consonante. Per esempio, una penna. Se invece la parola femminile inizia per vocale, anche questo articolo perde la vocale finale, quindi diventa un, ma per differenziarlo graficamente dal maschile si utilizza l'apostrofo. Quindi io per esempio avrò un'amica con l'apostrofo. Quindi quando io devo fare la differenza graficamente fra maschile e femminile negli articoli indeterminativi, troverò che un maschile non ha l'apostrofo, un femminile ce l'ha. Quindi io troverò scritto un amico e al contrario un'amica con l'apostrofo. Gli articoli indeterminativi non hanno il plurale. Per indicare però un plurale che noi non conosciamo si utilizza un articolo che abbiamo preso in prestito dal francese che si chiama articolo partitivo. Quindi io avrò un albero al singolare, non conosco che tipo di albero è, l'ho visto magari per la prima volta, e al plurale degli alberi. So che ce ne sono alcuni, non so quanti, non so che tipo di alberi sono. Per esempio, passeggiando ho incontrato un albero che non avevo mai visto prima. Al plurale, passeggiando ho visto degli alberi che non avevo mai visto prima. Allo stesso modo per il femminile. Passeggiando per la città ho incontrato un'amica. Al plurale, passeggiando per le città ho incontrato Sara con delle amiche. In questo caso io voglio dire che ho incontrato Sara che era con alcune sue amiche che però io non conosco, né mi ricordo magari quante erano. Gli articoli determinativi, invece, sono leggermente più complicati. Li dividiamo per genere, il maschile e il femminile. Al maschile abbiamo il, plurale i, e lo, plurale gli. Mi raccomando, attenzione alla pronuncia, gli. GL si legge gli. Vedete poi, vi metterò qui sopra un video in cui parlerò di questa pronuncia un po' particolare.
La differenza fra questi due articoli è nel modo in cui si utilizzano. In particolar modo l'articolo il cui plurale, ricordiamolo, è i, si utilizza davanti a parole maschili che cominciano per consonante. Tutte le consonanti a parte X, Y, Z ed S preconsonantica. La S preconsonantica è la S che sta davanti a un'altra consonante, per esempio spalla oppure strada. Il plurale è I. Un esempio molto semplice è il libro. Al plurale i libri. Per quanto riguarda l'altro articolo maschile, lo, plurale gli, si utilizza davanti ai nomi maschili che cominciano per consonante. Quali consonanti? Quelle che abbiamo escluso poco fa. Quindi lo si utilizza davanti a parole che cominciano per X, Y, Z e S preconsonantica. Per esempio, lo zaino, lo yogurt, lo xilofono, lo spartitraffico, per dare giusto alcuni esempi. L'articolo lo può essere utilizzato però anche davanti ai nomi che cominciano per vocale. In questo caso perde la O finale e diventa quindi L apostrofato. Per esempio, l'albero, scritto graficamente L apostrofo albero. In questo caso sarà uguale, poi vedremo, al femminile, quindi per questo purtroppo non possiamo capire dall'articolo se il nome sarà maschile o femminile, ma lo vedremo più avanti. Quindi avremo una vocale finale che cade per unirsi alla parola successiva, quindi è l'albero, l'amico. L'articolo femminile determinativo invece è uno sempre, al singolare la, al plurale le, e non cambia mai. Quindi davanti a una qualsiasi parola femminile singolare io troverò sempre l'articolo, se deve essere determinativo, naturalmente troverò sempre l'articolo la. Quindi la strada, oppure la zia, oppure la libreria. Vi ho fatto alcuni esempi in cui le parole cominciano per Z, S preconsonantica o una consonante normale e vedete l'articolo è sempre lo stesso. Nel caso in cui la parola cominci per vocale, anche qui l'articolo perde la sua vocale. Quindi troviamo anche qua L apostrofata. Quindi nel caso di una parola femminile che comincia per vocale avremo l'amica. Per esempio, molto semplicemente. Al plurale le. Le non si apostrofa mai. Anche se la mia parola comincia per vocale, la E non cade mai, quindi al plurale sarà le amiche. Questo discorso che ho fatto sui generi maschile e femminile e sugli articoli è molto importante perché anche le cose inanimate sono in italiano o maschili o femminili. È molto semplice, per esempio vediamo questo è un orologio, è maschile, oppure questa è una maglietta, è femminile, questo è un elastico per capelli che è maschile. Quindi qualsiasi cosa intorno a noi ha un genere e noi dobbiamo riferirci a questa secondo il genere esatto. Possiamo usare gli articoli per capirlo, poi naturalmente l'unico modo per essere veramente sicuri è parlare la lingua in maniera fluente, questo lo dico sempre, ma usare gli articoli potrebbe essere una cosa molto utile. Vi lascio adesso un piccolo esercizio per capire più o meno, intanto se siete stati a sentire il discorso, e per capire se una parola che io vi sto dicendo è maschile o femminile. Io vi lascerò la rappresentazione grafica così che poi voi potrete cercare di capire. Allora, iniziamo. Dovete semplicemente dire di che genere è la parola idrante. Con l'articolo diventa un idrante. La prossima parola è centrale idroelettrica. La centrale idroelettrica. In questo caso abbiamo l'aggettivo idroelettrica che mi fa capire che la parola centrale è femminile, oltre all'articolo, all'inizio mi raccomando. La maschera. Lo spazzolino. La spazzola.
le ciliegie. Un disinfettante. Va bene, io vi lascio con questo piccolo esercizio, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre risposte in merito, dovrebbe essere abbastanza semplice e ci vediamo presto. Ciao! Al maschile abbiamo gli articoli il, plurale gli,